Prossima Il est plus fermata. difficile What de... are you doing? Wow. Ragazzi, oggi sono andato a Brescia, la città più vicina dove abito io, e non appena sceso dal pullman sono andato in un bar abbastanza diverso dal solito. Un bar dove servono pizze, panini, dove servono cose salate e cose dolci. Ma in Italia la mattina non è molto normale mangiare cose salate. Infatti vi faccio vedere la vetrina. Guardate la vetrina. Vedete dietro di me la vetrina? Con le pizze. E io infatti ho preso una pizza margherita e un caffè americano. La cameriera molto gentile mi ha appena portato la... il furgone, mi ha appena portato la pizza e il caffè lungo. Io ho chiesto il caffè lungo e avrei voluto un caffè americano, ma avrei dovuto specificare un caffè americano. Adesso vi faccio vedere la pizza e il caffè. Guardate. Bello, né? Allora, ragazzi, come si beve il caffè? Io non sono un guru del caffè, ma a me piace annusare il caffè perché se il caffè sa, cioè ha un odore di bruciato, non va bene. Quindi annusiamo. Questo è un buon caffè, molto buono. Poi sorseggiamo, diamo un sorso, cioè beviamo una piccola quantità di caffè. Poi, con questo gesto delle labbra, facciamo rimanere il caffè in bocca più a lungo e così capiamo il sapore del caffè. Poi beviamo un sorso più grande, cioè una quantità di caffè più elevata. Secondo voi cosa ho finito prima? La pizza o il caffè? Una cosa molto rara di questo bar è che puoi pagare alla fine, ma di solito in questi bar sulla strada, vedete, puoi pagare direttamente, anzi devi pagare direttamente quando ordini. Invece qua no, ti permettono di pagare alla fine. E io adesso entro. È stato un piacere mangiare la pizza. Dopo tanto tempo in Romania, in cui la pizza non solo è più rara, ma costa di più ed è difficile trovarla buona. Questo quartiere è un quartiere molto particolare, un quartiere storico di Brescia, il Carmine. Una volta era un quartiere abbastanza degradato, ma recentemente si è sviluppato ed è migliorato molto. È bello perché in questo quartiere potete, diciamo, respirare un'aria un po' artistica, un po', diciamo, hipster, ma anche un'aria etnica. Questa parola in italiano è usata per descrivere i negozi di prodotti che vengono dal Bangladesh o dal Pakistan. Anche se non è una bellissima parola da usare, è usata. E niente. Guardate che bello scorcio dietro di me. Lo vedete? Qua. Aspetta che ci avviciniamo. Ci passo. Ciu. Guardate che bello. Questo è quello che dicevo di Carmine. È un posto dove si respira quest'aria artistica. Vedo un gruppo di turisti. Adesso ci avviciniamo e andiamo a vedere cosa fanno questi turisti. Non avevo idea che ci fosse un museo o qualcosa. Probabilmente sarà un museo. Andiamo a vedere cos'è. Vedete? Alla mia... Ecco, questi vicoletti che sono molto rari nelle città moderne.
a Brescia rimangono. Diciamo una città a dimensione paese. Ah no, è un ufficio, non è un museo. Quindi non sono turisti questi. Adesso vi faccio vedere un cartello che potete vedere in molti negozi. Vedete qua? Cercasi personale. Cioè il negozio ha bisogno di persone che lavorano. E quindi mette un cartello sulla vetrina. È comune dove abitate voi? O utilizzate di più internet? Per esempio LinkedIn o Headhunter, queste cose qua. Ora ragazzi, il paesaggio urbano è cambiato moltissimo. Siamo passati dai vicoletti stretti a una piazza. Guardate quanto è bella e grande. Uff. Vedete? Questa si chiama Piazza Loggia, una piazza molto storica. Purtroppo a Piazza Loggia c'è stato uno dei momenti più bui, cioè uno dei momenti più tristi e difficili della storia italiana contemporanea. C'è stato un attentato con una bomba negli anni 70. Questo evento storico si chiama Strage di Piazza Loggia. Adesso mi devo mettere gli occhiali perché il sole mi acceca. Guardate che bello. Uff. Qua c'è un bar che dà sulla piazza, cioè il bar ha l'ingresso sulla piazza e anche le sedie e i tavolini nella piazza. Una delle cose che più mi piace delle città italiane è l'esistenza delle piazze, che sono spazi ampi, di solito senza macchine, dove le persone possono camminare, dove ci sono negozi vari, ma è bello semplicemente passeggiarci. È un'esperienza che vi consiglio molto, se non avete mai visitato una città italiana. Ovviamente questo tipo di città con la piazza c'è anche in Europa, diciamo, ma nelle città più moderne il concetto di piazza è sparito. Per esempio ad Astana in Kazakistan, dove ho abitato, il concetto di piazza non era come lo intendiamo in Italia, ma era un po' differente. Guardate, questo è il posto dove c'è la commemorazione della strage di Piazza Loggia. Vedete? Adesso magari ci avviciniamo e ve lo mostro. Guardate che bello questo porticato, vedete? Porticato. E dietro di me ci sono dei turisti francesi che sono venuti a visitare la città. Voilà, guardate il contrasto tra il buio e la luce. Bello, né? Adesso, ragazzi, ci avviciniamo a questa lapide che commemora la strage di Brescia del 1974. Come vi dicevo, un momento molto triste della storia italiana. Guardate. Io non ero nato, ovviamente, ma la memoria, il ricordo di questa cosa è ancora vivo, diciamo in italiano, cioè non è stato dimenticato. Guardate anche i fiori, per rendere omaggio, cioè per mostrare che non abbiamo dimenticato questo evento, per offrire un'offerta ai morti, alle vittime di questa strage. Come al solito, ragazzi, spero vi sia piaciuto il video. Non dimenticate di guardare la seconda parte del vlog. Nella descrizione trovate un link al mio sito con le trascrizioni. I sottotitoli metteteli in italiano, ve lo consiglio, perché vi aiuterà molto a imparare in fretta. Siete già stati a Brescia?
la conoscevate Brescia? Scrivetemelo nei commenti e scrivetemi quanto vi è piaciuta da 1 a 10 questa città. Ciao!